Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andiamo a vedere insieme che cos'è la blockchain di Icon con il token ICX. Per i più anzianotti del settore, passatemi il termine senza offesa per nessuno, si ricorderanno la ICO del 2017 di Icon, dove raccolse quasi 43 milioni di dollari, un progetto all'epoca futuristico perché già proponeva l'interoperabilità con diverse blockchain. L'interoperabilità attualmente, come ben sapete, ha preso tantissimo piede negli ultimi 2 anni. Conosciamo molto bene Polkadot, Kusama, Cosmos e tutte quelle blockchain che hanno capito che una grande problematica del settore è per l'appunto non riuscire a trasferire token con semplicità, applicazioni decentralizzate, smart contract con semplicità tra una blockchain e l'altra, e quindi cercano di creare un ponte di connessione tra tutte le blockchain esistenti o comunque tra le migliori blockchain esistenti. Ma prima di cominciare, come sempre vi invito, per supportare il mio lavoro, se vi piacciono i miei contenuti, ad iscrivervi al canale, attivare la campanellina e unirvi anche alla nostra community di Telegram. Siamo sulla pagina ufficiale di Icon, raggiungibile all'indirizzo icon.community. Ma che cos'è questa blockchain? Allora, innanzitutto Icon è stata una ICO lanciata nel 2017 e ha raccolto nella sua ICO circa 43 milioni di dollari. È stato realizzato da un gruppo coreano che si chiama Minteam, che anche in questo momento sta ancora lavorando sul progetto Icon. Oggigiorno conosciamo già tutti delle blockchain che cercano di operare con l'interoperabilità tra altre blockchain, come ad esempio Polkadot oppure Cosmos e tante altre. Ma Icon nel 2017 era davvero futuristico, perché per l'appunto aveva l'obiettivo di costruire la più grande rete decentralizzata che poteva interconnettere vari contratti intelligenti, vari smart contract, applicazioni decentralizzate e altre blockchain. Per quanto riguarda il protocollo di consenso di Icon, utilizza una sorta di variante del Delegate Proof of Stake che viene chiamato Delegate Proof of Contribution per scegliere i nodi che devono aggiungere i nuovi blocchi alla blockchain. La scelta del team del DPoC sostanzialmente perché viene ritenuta più efficiente e ancora più democratica rispetto al protocollo di origine, ovvero la Proof of Stake. La rete di Icon è costituita da 5 parti principali che garantiscono tutto il funzionamento dell'ecosistema. La parte principale, il fulcro di tutte le operazioni, è Icon Republic, dove vengono coniati i token ICX ed è un sistema di nodi che collega le diverse community e agisce come un canale di comunicazione tra di loro. Abbiamo poi la community representative, nota anche come C-Reps, che vengono ricompensati con i token ICX per la loro partecipazione al sistema di governance della rete. I rappresentativi sono nodi che vengono eletti da ogni community esistente sulla rete e questi nodi possono poi comunicare con l'Icon Republic che mette insieme queste community tramite delle regole imposte da degli smart contract, e insieme ai community node sono la base dell'infrastruttura di tutte le community ospitate che si occupano della governance, della manutenzione e della funzionalità della blockchain. I citizen node, molto più semplicemente, cosa fanno? Portano le transazioni tra le community e le transazioni con l'Icon Republic. Icon utilizza uno standard proprietario per quanto riguarda il token che si chiama IRC16, che è stato proposto e ha superato la votazione nel 2019. Questa aggiunta al suo protocollo, che è stata un'aggiunta desiderata dalla community, permette ai partecipanti della rete di emettere titoli e asset tokenizzati. Come detto poco fa, è stata una ICO lanciata nel 2017 e solo nel 2018 ha lanciato la sua rete ufficialmente. Possiamo dire che è un token comunque più antico rispetto ai recenti token e blockchain che conosciamo, con una capitalizzazione di mercato molto più bassa. Rimane un po' nascosta per tutto questo tempo, anche se la Foundation Icon continua ad aggiornare la sua roadmap e stanno continuando a lavorare per il loro
obiettivo dell'interpolabilità, ad oggi la sua chain è compatibile con la Binance Smart Chain, NEAR, IC, Monbean, Harmony e Algorand, ma presto verranno implementate tantissime altre blockchain. Questo è possibile tramite il Transmission Protocol BTP, che consente ad Icon la comunicazione cross-chain tra le blockchain che sono per l'appunto abilitate dai contatti intelligenti compatibili degli smart contract. Attualmente, mentre sto registrando il video, e come ben sapete sicuramente varierà da quando lo visualizzerete sul mio canale YouTube, ha un valore di mercato di 0,28 centesimi di dollaro, e per chi mette a rendita, mette in stake il proprio token ICX, può guadagnare un APY del 7,88%. Per quanto riguarda il rifornimento circolante, ad oggi conta 930 milioni di token sul mercato. I nuovi token vengono coniati per remunerare lo staking con un tasso di inflazione che prima era variabile e adesso invece è stato stimato quasi al 4% annuo. Icon ha lanciato il progetto Fatti Pagare per costruire, che attualmente ha 10 progetti attivi, 47 progetti finanziati e $812.000 distribuiti. L'Icon Contribution Proposal System, il CPS, che cos'è? Un programma di sovvenzione decentralizzato per i team che si basano e adottano la blockchain di Icon, con il suo obiettivo principale che è lo sviluppo, la costruzione della comunità e il marketing. Icon negli anni ha stretto diverse partnership, e questi vediamo già i protocolli, gli exchange, le applicazioni decentralizzate che possono lavorare sulla blockchain e utilizzare Icon come servizio. Da ricordare che la Foundation ha stretto diverse partnership molto importanti, come ad esempio una delle banche più importanti dell'est asiatico, ovvero Wori, la seconda banca della Corea del Sud, che addirittura, secondo quanto dicono, starebbero siglando un accordo per creare un progetto simile a Tether attraverso il won coreano. Inoltre, sempre in Corea ci sono due importanti società che supportano questo progetto, ovvero il Korean Financial Investment Association, DFG, e The Loop, che sono tra l'altro possessori del secondo exchange per volumi in Corea, Koinone. Dal punto di vista della sicurezza, l'Icon Republic utilizza l'algoritmo di consenso Loop Fault Tolerance, ovvero l'LFT, che è una versione, chiamiamola così, avanzata dell'algoritmo BFT, Byzantine Fault Tolerance, che consente l'esecuzione molto più rapida delle transazioni e va a eliminare la possibilità di un fork nella blockchain. Sostanzialmente consente ai nodi della rete di formare dei gruppi che sono abilitati a determinare quanti voti riceve ciascun partecipante, andando ad accelerare in modo significativo il processo. Attualmente il token ICX si trova al rank per capitalizzazione alla classifica al numero 102, con oltre 132.000 persone che lo hanno inserito nella watchlist. È disponibile sulla maggior parte dei grandi exchange e da pochi giorni è anche stato listato su KuCoin. ICX, come avete già capito o immaginato, è un token principalmente di governance, è un token utility, dove oltre alla governance può essere utilizzato anche come collaterale per quanto riguarda la DeFi. Per l'utilizzo della governance, se sei un titolare di ICX, puoi mettere in stake e delegare ICX ad un validatore come parte del modello di governance on-chain. Come ricompensa alla partecipazione della governance di Icon, gli staker ricevono un tasso di ricompensa annuale, come abbiamo visto prima, attualmente quasi dell'8%, ma varia tra il 6 e l'8%. Ovviamente questo numero può oscillare in base all'importo complessivo di ICX che sono attualmente in staking. Inoltre è un token utility utilizzato anche per il pagamento delle fee sulla blockchain di Icon e può essere utilizzata per inviare e ricevere pagamento sulla blockchain, oltre che pagare le commissioni. Come tantissime altre reti blockchain, Icon vanta diversi protocolli finanziari decentralizzati che consentono agli utenti di andare a guadagnare un interesse passivo aggiuntivo sui propri asset.
Ovviamente con tutti i rischi che ne conseguono. Approfondiremo la DeFi su Icon nei prossimi video. Nei prossimi giorni porterò anche un video dedicato ai portafogli di ICX. I portafogli più utilizzati sono Ana Wallet, IconX e My Icon Wallet, che sono tutti applicazioni o wallet tramite estensione di browser decentralizzati. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e spero che il video vi sia piaciuto e lo abbiate trovato utile e soprattutto sia stata una fonte di ispirazione per andare a approfondire in autonomia il progetto, white paper, team, casi d'uso e tutte le altre informazioni che magari per tenere il video più breve ho saltato. Vi invito inoltre a fare sempre le vostre ricerche, a ragionare con la vostra testa, a non prendere tutto quello che vedete nei miei video, ma anche nei video degli altri per buono e come una possibilità di guadagno e di investimento. Mi raccomando, come sapete, il mercato delle criptovalute è un mercato talmente volatile, pieno di concorrenza, anzi concorrenza spietata tra progetti, e nella maggior parte dei casi si va a mettere a rischio i propri fondi. Utilizzate sempre un portafoglio ad alto rischio, non utilizzate mai soldi che vi servono per la vita di tutti i giorni, non indebitatevi per acquistare token o per fare degli investimenti, non giocate d'azzardo. Mi raccomando, ricordate sempre che il vostro primo obiettivo è preservare il vostro capitale. Ciao a tutti, ci vediamo presto.